Uscita autostradale Imperia Ovest. Nemmeno un minuto dal casello e siete in quest'area sosta camper, un pochino fuori dal centro ma molto comodo e funzionale. In descrizione vi lasciamo il link dell'area sosta con tutti i prezzi aggiornati e tutte le varie informazioni. Quello che vedete è il ponte dell'autostrada. Ovviamente non è New York, quindi di notte, secondo noi, poi per carità è sempre tutto molto soggettivo, non è un grosso problema, ecco. Non c'è tutto questo traffico. Carico, scarico, corrente. Zona tranquillissima. Non lontano dalle spiagge, meno di 1 chilometro, a un supermercato PAM, alle prime spiagge di Imperia dove troverete anche delle spiagge libere, pizzerie, locali. D'estate si anima anche un pochino di più, d'inverno è un pochino più tranquillo. Qui, proprio qua vicino, c'è anche un campeggio appena aperto. Quando ci siamo stati noi era ancora chiuso, adesso so che è aperto, ho visto delle bellissime immagini di questo campeggio che si chiama Il Girasole, ha un'area camper apposta solo per i camper, ha piscina, ha tutti i servizi e vi lasciamo il link in descrizione e andate a vedervelo perché è molto valido secondo noi. Appunto noi non ci siamo entrati, l'abbiamo visto solo così perché era ancora chiuso, quindi è nuovo. Non lontano c'è la fermata dell'autobus e poco più avanti, come vi dicevo, c'è un supermercato e anche le spiagge. Ci sono esercizi commerciali dove potrete trovare i biglietti dell'autobus, questo sia per andare a Imperia Oneglia che nei borghi storici come ad esempio il Parasio, che è un borgo storico di Imperia che secondo noi vale molto la pena. A chi piacciono i borghi, ecco, i panorami sul mare, vi consigliamo di andarci. Vi conviene, no? Sembra una minaccia. Qui c'è un supermercato PAM, volendo c'è posto per arrivare col vostro cane. Dove? Giardino dei Cani, Borgo Primo. C'è il Giardino dei Cani. Ce li hai i sacchettini? Sì. È proprio, Ne ho diversi. è proprio vicino al supermercato. Dopo il campo di atletica abbiamo trovato questo parchetto. È bello lui. Questo bancale. Queste sono le spiagge che avete più vicino, anche quello spiaggione laggiù, più vicino all'area sosta camper. In una ventina di minuti arrivate qua. Se poi avete lo scooter, beh, un attimo proprio. Questo qua è il Borgo Prino, è uno dei borghi, diciamo un ex borgo dei pescatori di una volta di Imperia. È molto caratteristico perché ha queste
casette tutte colorate, di sera poi tutto illuminato, è uno spettacolo. E quello là dietro invece, lassù in cima, è il Parasio. Non so se di qua riuscite a vedere, non penso che la GoPro riesca a catturare i portici delle logge di Santa Chiara. È un punto panoramico speciale da dove si vedono dei tramonti pazzeschi, e se avete uno scooter vi consiglio assolutamente di andarci. Pensate che come città Imperia nasce nel 1923, quindi giovanissima. Nasce dall'accorpamento di due borghi, Oneglia e Porto Maurizio. In mezzo sono divisi, pensate, dal torrente Impero, e da questo appunto prende il nome la città di Imperia. Qui siamo a Porto Maurizio, nella parte più vecchia. È molto caratteristico questo porto perché da questo lato c'è tutte le barchette dei pescatori, quindi quelle più semplici, anche più belline se si vuole. Dall'altra parte ci sono i mega yacht, inavvicinabili, da guardare da lontano. E proprio qui in mezzo si svolgono le vele d'epoca, che è una manifestazione a Imperia che si sente tantissimo. Chi è un po', diciamo, appassionato di barcavele, di mare, sicuramente non se lo sarà fatto sfuggire. Un'ultima cartolina da Porto Maurizio e adesso andiamo a Imperia Oneglia. Eccoci qua, siamo a Calata Cuneo, che è questo molo che poi arriva fino in fondo. C'è un faro bellissimo, qua c'è 2 o 3 fari sparsi, forse anche di più, per il porto. Qua vedete ci sono anche qui le tipiche casettine colorate. Dietro queste case colorate ci sono i portici principali della città, con una piazza principale che mi sembra sia Piazza Dante, non vorrei dire una stupidaggine. E niente, quello è proprio il fulcro, diciamo, il centro cittadino. Il clima mite, anzi di più, del Ponente Ligure mi sorprende sempre, anche se insomma ho vissuto e veniamo spesso anche da queste parti, però tutte le volte che veniamo qua veramente in qualunque stagione, un po', a parte d'estate che si muore di caldo, è un po' l'eterna primavera anche d'inverno. Che cos'è quell'affare?
Che cos'era? Quella cosa a 2 ruote, 4 Una ruote. bicicletta coperta, una bicicletta che si pedala da sdraiati, Ah, tutta coperta per essere più aerodinamica. oddio, guarda che gabbiani! Eh sì, Porca vacca, sti qua attaccano i cani, eh. no, No, non scherziamo. No, è enorme quella roba lì. è gabbiano reale. A me fanno paura comunque i Sono quelli gabbiani. che per Gegiti che ti guardano quando cammini. Sì, questi qua se hai un gelato in mano te lo beccano. Io adesso vorrei un gelato, ma mi fanno venire l'ansia. Tieni i piccoli, io vado a prendere un gelato. Sì, sì. Gelateria direi promossa. Assolutamente sì. Buono, no? Buono. Rubinetto dell'acqua e attacco corrente, guarda. Eh sì, le barche sono come i camper. Eh sì. Qua Vedi, qua potrebbe essere un bel parcheggio camper, peccato di tutta sta gente. è giusto Ma un po'. ci sarebbe già tutto, manca lo scarico. Grazie se siete arrivati a vedere il video fino qua. Speriamo di avervi fatto piacere, di avervi dato uno spunto per un'altra uscita nella nostra regione. Ciao a tutti!